62 trilioni di dollari. Con questa cifra potresti comprare ogni singola nazione sulla Terra, coprire circa un quinto del debito globale e ti avanzerebbe ancora abbastanza per costruire 1000 città dal nulla. Eppure, questa è la cifra esatta che ti serve per comprare un solo grammo di una sostanza specifica. 1 grammo. Una quantità che potresti nascondere nel palmo della tua mano. Ma c'è un dettaglio agghiacciante. Se provassi a stringere quel grammo nel pugno, tu, la tua città e tutto ciò che si trova in un raggio di chilometri sparireste in un lampo di luce accecante. Siamo abituati a dare valore alle cose rare. L'oro costa circa $60 al grammo. Il plutonio, il cuore delle armi nucleari, arriva a $4.000 al grammo. I diamanti più puri possono toccare i 100.000. Ma 62 trilioni? È un numero che rompe le regole dell'economia. Non stiamo parlando di una pietra preziosa trovata in una miniera profonda. Stiamo parlando di qualcosa che la natura si rifiuta categoricamente di far esistere sul nostro pianeta. Qualcosa che dobbiamo letteralmente strappare al tessuto della realtà. Il problema non è solo produrla. Il vero incubo logistico è conservarla. Immagina di avere una bottiglia d'acqua, ma l'acqua non può mai, per nessun motivo, toccare la plastica della bottiglia. Non può toccare il tappo, non può toccare l'aria all'interno. Se una sola, singola particella di questa sostanza sfiora una particella del contenitore, entrambe smettono di esistere, si annichiliscono, si trasformano in pura, devastante energia. Come si fa a chiudere in gabbia qualcosa che distrugge la gabbia stessa al minimo contatto? La risposta umana a questo problema impossibile si chiama trappola di Penning. Gli scienziati creano un vuoto estremamente spinto, che però rimane migliaia di volte meno vuoto dello spazio interstellare profondo. Poi generano campi magnetici ed elettrici incrociati, una culla invisibile di forze. La sostanza viene sospesa lì, a fluttuare nel nulla, tenuta ferma da pinze fatte di puro magnetismo. È un gioco di equilibrio terrificante. Se la corrente salta per una frazione di secondo, il contenuto cade e si annichilisce, ma essendo una quantità microscopica, produrrebbe solo un innocuo e invisibile lampo di energia. Ma per capire perché questa sostanza odia così tanto il nostro mondo, dobbiamo tornare indietro nel tempo. 1928. Un fisico di nome Paul Dirac sta cercando di unire due mondi incompatibili: la relatività di Einstein e la meccanica quantistica. Scrive un'equazione sulla lavagna. È bellissima, elegante, perfetta, ma c'è un problema enorme. La matematica gli restituisce due soluzioni. È come chiedere a un computer quanto fa la radice quadrata di 4 e lui ti risponde 2, ma anche meno 2. L'equazione suggeriva che per ogni particella nell'universo doveva esisterne una gemella malvagia, esattamente identica, ma con carica opposta. Dirac non corresse l'equazione. Ebbe l'audacia di dire: «La mia matematica è giusta, è l'universo che vi sta nascondendo metà della sua natura». Aveva ragione. Pochi anni dopo, nei raggi cosmici che piovono dal cielo, venne trovata la prima prova. Il positrone, l'antielettrone. L'antimateria non era fantascienza, era reale. Ogni pezzo di te, ogni protone, ogni neutrone che compone il tuo corpo ha un suo opposto, esatto là fuori. Un riflesso in uno specchio quantistico. Ma questo specchio ha una regola letale. Quando la materia e l'antimateria si incontrano, non si scontrano come due palle da biliardo. Si riconoscono, si abbracciano e in quel momento cessano di esistere. La loro massa scompare completamente. Dove va a finire? Si trasforma in energia pura. È l'equazione di Einstein: energia uguale massa
per la velocità della luce al quadrato, portata al suo limite estremo e assoluto. Niente scorie, niente residui, 100% di efficienza. Per capire quanto sia spaventoso, facciamo un paragone. Una bomba nucleare tradizionale è incredibilmente inefficiente. Quando esplode, converte in energia solo circa lo 0,07% fissione o lo 0,7% fusione della sua massa nucleare. Il resto è scoria radioattiva. L'antimateria, invece, converte il 100%. Se prendi mezzo grammo di materia e lo fai toccare a mezzo grammo di antimateria, ottieni l'energia esatta della bomba di Hiroshima, da un oggetto che pesa meno di una graffetta. Ecco perché gli eserciti di tutto il mondo hanno sbavato per decenni su questa idea, ma si sono scontrati con un muro insormontabile. Il muro è la produzione. Non puoi scavare l'antimateria in miniera, devi forgiarla. E l'unica forgia abbastanza potente sulla Terra si trova a 100 metri di profondità, sotto il confine tra Svizzera e Francia. Il CERN di Ginevra. Un anello di magneti superconduttori lungo 27 chilometri. Qui gli scienziati prendono dei protoni normalissimi, li accelerano fino al 99,9% della velocità della luce e li fanno schiantare contro un bersaglio di metallo solido. Un incidente stradale subatomico. In quell'inferno di energia, per una frazione di secondo, le condizioni dell'universo primordiale si ricreano. Dall'energia pura condensa nuova materia e casualmente qualche particella di antimateria, ma nascono viaggiando a velocità folli in mezzo a detriti di materia normale. Se toccano qualcosa, muoiono istantaneamente. Il compito degli scienziati è rallentare queste schegge impazzite, separarle dal resto e guidarle nei campi magnetici prima che sfiorino le pareti del tubo. È come cercare di catturare un proiettile in volo usando solo calamite. Ed è qui che capiamo il prezzo. Per creare un singolo atomo di antiidrogeno, devi alimentare l'acceleratore di particelle più grande del mondo. Devi raffreddare i magneti a temperature vicine allo zero assoluto. Devi mantenere vuoti perfetti. L'energia elettrica consumata per creare l'antimateria è 1 miliardo di volte superiore all'energia che l'antimateria stessa contiene. È il processo meno efficiente mai inventato dall'uomo. Dal 1995 ad oggi, se mettessimo insieme tutta l'antimateria mai prodotta al CERN, non basterebbe nemmeno a far bollire una tazza di tè. Se sei arrivato fin qui, nelle profondità dell'atomo, è perché la realtà di superficie non ti basta più. E la verità è che questa sostanza, così aliena e irraggiungibile, in realtà ti è molto più vicina di quanto credi. Non si trova solo nei laboratori sotterranei o nello spazio profondo. In questo preciso momento, mentre mi ascolti, l'antimateria sta nascendo dentro di te. O meglio, dentro la tua cucina. Preparati, perché la scienza quotidiana sta per diventare inquietante. Le banane contengono potassio. Una piccola frazione di questo potassio è un isotopo naturale chiamato potassio 40, che è instabile, decade. E quando lo fa, ogni 75 minuti circa, una banana emette un positrone, un'antiparticella. L'antimateria nasce sul tavolo della tua cucina. Sopravvive per una frazione di millisecondo, viaggia per 1 millimetro nella polpa del frutto, incontra un elettrone normale e si annichilisce. Emette un minuscolo lampo di raggi gamma, completamente innocuo, ma incredibilmente reale. Ma noi umani abbiamo fatto di più. L'abbiamo trasformata in uno strumento salvavita. Se sei mai stato in un ospedale per una scansione PET, hai usato l'antimateria. PET significa tomografia a emissione di positroni.
I medici ti iniettano uno zucchero speciale, debolmente radioattivo. I tumori, che sono affamati di energia, assorbono questo zucchero. Lì le molecole decadono, sputando antimateria. L'antimateria colpisce le tue cellule, si annichilisce ed emette lampi di luce che i macchinari leggono. Stiamo letteralmente facendo esplodere microbombe di antimateria nel tuo corpo per mappare le malattie. Se un giorno riuscissimo a produrla in massa e a costi accettabili, cambierebbe il destino della nostra specie. I razzi chimici che usiamo oggi sono primitivi, bruciano carburante pesante e inefficiente, ma un motore ad antimateria. Basterebbero pochi grammi per spingere un'astronave su Marte in poche settimane, invece che in mesi. Basterebbe 1 chilo per viaggiare verso i sistemi stellari vicini a una frazione significativa della velocità della luce. È la chiave definitiva per l'esplorazione cosmica. Ma c'è un'ultima spaventosa ombra in questa storia. Quando l'universo è nato col Big Bang, c'era energia pura che si trasformava in materia. Ma le leggi della fisica impongono che per ogni particella di materia creata debba nascere una particella di antimateria. 50 e 50. Un equilibrio perfetto. Ma se fosse così, l'istante dopo la creazione, l'intero universo avrebbe dovuto annichilirsi in un lampo di luce, lasciando dietro di sé solo fotoni. Niente stelle, niente pianeti, niente esseri umani. Eppure noi siamo qui, per un motivo che ancora oggi nessun fisico sulla Terra riesce a spiegare. All'alba del tempo la natura ha barato. Per ogni miliardo di particelle di antimateria ha creato 1 miliardo e una particella di materia normale. Un errore minuscolo. 1 miliardo si è scontrato con 1 miliardo, distruggendosi a vicenda nella più grande esplosione mai avvenuta. Ma quell'uno è sopravvissuto. E quell'avanzo statistico ha formato le galassie, la Terra e le cellule del tuo corpo. Ogni atomo del tuo corpo è il superstite di una guerra primordiale che non avremmo mai dovuto vincere. Sei qui, in questo momento, sopravvissuto a un'apocalisse quantistica avvenuta 14 miliardi di anni fa. Non sei nel cosmo, sei fatto di cosmo. Io sono Renderium e questa era l'antimateria. Il viaggio non finisce qui. Esplora con noi il confine dove la fisica smette di avere senso.